Torta delizia al limone, fresca e buonissima. Iniziamo. 5 uova medie intere, montiamo tutto insieme con 100 g di zucchero. Le montiamo fino a che diventano belle bianche. Io aggiungo anche 2 cucchiai di acqua bollente. È un piccolo trucco per farle montare meglio, vedrete. Aromatizzo con la scorza di un limone e anche estratto di vaniglia. Poi scegli tu quello che preferisci. A me piace aromatizzarlo il pan di Spagna. Guarda, è proprio montatissimo, bello bianco e spumoso. Ora aggiungo sempre, però setacciata, mi raccomando, la farina, 150 g più o meno. Io per ogni uovo aggiungo tipo 30 g di farina. Però piano piano, dal basso verso l'alto, senza spuntare, vi raccomando, questo passaggio è molto molto importante. Se si smontano qui le uova siamo rovinati, perché non essendoci lievito, sarà proprio quest'aria che farà lievitare il pan di Spagna in forno, vi raccomando. Lo verso in uno stampo da 24 cm ben imburrato e infarinato. E in forno a 175 gradi statico, 170 ventilato per 15-18 minuti, 20 dipende. Controllate sempre con uno stecco. Intanto prepariamo la crema pasticcera. Le dosi sono scritte in alto. E invece qui dove c'è il simbolo, la freccetta, trovate proprio la videoricetta su come realizzarla, semplicissimo. Aggiungo anche un po' di limoncello per renderla ancora più limonosa e poco alcolica. Se non vi piace non mettetelo, naturalmente. E estratto di limone che dà quel sapore di limone ancora in più. Lasciamo raffreddare completamente. Meglio prepararla prima. Prepariamo la bagna. 350 ml di acqua più o meno e 3-4 cucchiai di zucchero. Per me sono sufficienti, anche perché poi c'è tutto il resto che è già abbastanza dolce. Facciamo solamente sciogliere lo zucchero sul fuoco. Una scorza di un limone. Limoncello secondo il tuo gusto personale e estratto di limone. Direi proprio che il limone è il protagonista di questa torta. Tra l'altro si chiama delizia al limone, non per niente, e poi è la mia torta preferita in assoluto. Montiamo 500 ml di panna. Io uso quella già dolce vegetale, ma va bene anche quella fresca. In quel caso aggiungete poco zucchero e la unisco con più di metà della crema per la farcia interna della torta. La faccio un po' più mousse questa interna, più pannosa. Sempre piano piano, vi raccomando, dal basso verso l'alto. Così, e la teniamo in frigo possibilmente. Se la prepariamo prima è sempre meglio, E invece questa che metteremo sulla superficie la facciamo un po' più cremosa, meno mousse. Divido il pan di Spagna, essendo alto lo divido in 3 strati, in 3 parti, così 3 strati saranno più buoni, no? Più ricchi. Guarda che meraviglia, bello spugnoso e soffice, pronta ad accogliere la bagna. Lo mettiamo sul piatto da portata e questo è un altro trucchetto, lo fissiamo giù con un po' di crema, così anche se lo trasportiamo non si muoverà. Mettiamo bagna. Il pan di Spagna vuole tanta bagna, altrimenti risulterà secco, ma senza esagerazione però. Toccate, quando vedete che è ben bagnato da tutte le parti va benissimo.
Asciughiamo e facciamo il primo strato. Mettiamo metà farcia, metà mousse, è proprio una mousse al limone. L'altro strato, sempre bagna. E la crema rimanente. La crema diplomatica sarebbe questa, perché è l'unione di panna e crema. Chiudiamo e inzuppiamo. Pareggiamo bene i bordi. E mettiamo un anello che la contenga bene. Questo passaggio è molto importante perché manterrà la torta ben in forma. Potete usare qualsiasi altro tipo di stampo, a cerniera, come volete. In questo modo non si sformerà, diciamo, non si adagerà essendo bagnato. Mettiamo l'altra crema, quella un po' più cremosa, più liscia, diciamo. Questa si riuscirà a stendere meglio. È meno arieggiata. Con una lama bagnata di acqua, vedete che si stenderà molto meglio. Così. Chiudiamo e mettiamo in frigo per almeno 5-6 ore. Io la preparo il giorno prima per il giorno dopo, così sono tranquilla. La riprendiamo dopo il riposo ed ecco, vedi come rimane bella alta? Se non ci fosse stato il cerchio o lo stampo apribile, non sarebbe rimasta così bella diritta, essendo inzuppata. Decoriamo con la panna, con dei ciuffetti fatti con la sac à poche, con beccuccia a stella. E poi decoro con le gocce di cioccolato, in questo caso al pistacchio. Io le ho trovate al supermercato e le ho comprate, sono carine, sono diverse dal solito. Possiamo lasciarla anche così semplice, con qualche ciuffetto di panna in più magari, se non è una ricorrenza importante. Ma la mia torta è destinata ad un compleanno importante, di una persona anche importante, mio cognato, e quindi una data importante, e quindi l'ho decorata con una cialda di pasta di zucchero che lo omaggiasse e qualche fiorellino sempre di pasta di zucchero, foglioline e via. Voilà, torta pronta. Ma vi assicuro che è molto più buona. Che bella. Buonissima, veramente. Fresca in bocca, ottima come dopo cena, dopo pasto, buonissima, fresca e proprio estiva. Rifatela per qualche ricorrenza, vedrete, piacerà a tutti. Grazie per la visione, alla prossima, ciao ciao!